Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Oggi ho una storia interessante da raccontarvi, una storia che riguarda qualcosa che molti di voi probabilmente evitano il più possibile. Buongiorno a tutti ascoltatori, sono Mia e sono già curiosissima. Lucas, di cosa stai parlando? Cosa hai fatto di così strano? Mia, hai mai rimandato qualcosa per settimane, anzi per mesi? Perché avevi paura di farlo? Ah, certo! Tutti abbiamo queste cose. Io, per esempio, rimando sempre di sistemare i documenti importanti. Ma perché mi chiedi questo? Perché finalmente, dopo quasi 8 mesi, sono riuscito a prendere un appuntamento dal dentista. 8 mesi? Lucas, come hai fatto? Hai avuto problemi con i denti per tutto questo tempo? No, per fortuna i miei denti stavano bene. Ma sai com'è, Mia? Ogni volta che pensavo di chiamare, trovavo una scusa. Prima ero troppo occupato, poi dimenticavo, poi pensavo, lo faccio domani? Ah sì, il classico lo faccio domani. Conosco bene quella sensazione. E allora, cosa ti ha fatto decidere di chiamare finalmente? Il mio dente del giudizio ha iniziato a farmi male. Non era grave, ma abbastanza fastidioso da costringermi ad agire. E sai cosa? Fare la telefonata è stato molto più semplice di quanto pensassi. Davvero? Raccontaci tutto. Immagino che molti dei nostri ascoltatori abbiano bisogno di prendere un appuntamento in italiano dal dentista o dal medico. Questa è una situazione utilissima da imparare. Assolutamente. Allora, ho cercato su internet uno studio dentistico vicino a casa mia. Ho trovato il numero di telefono e ho preparato mentalmente quello che volevo dire. Anche in italiano è sempre utile avere un'idea di cosa si vuole comunicare prima di chiamare. Ottimo consiglio! E come hai iniziato la telefonata? Cosa hai detto esattamente? Ho chiamato e quando ha risposto la receptionist ho detto «Buongiorno, mi chiamo Lucas Martini, vorrei prendere un appuntamento con il dentista per favore». Perfetto, semplice e diretto. E lei cosa ha risposto? La signora è stata molto gentile, ha detto «Buongiorno signor Martini, con piacere, è già nostro paziente o è la prima volta che viene da noi?» Ah, interessante! Quindi bisogna essere pronti a rispondere a questa domanda. Lucas, cosa hai risposto? Ho detto «È la prima volta, ho trovato il vostro studio su internet». Lei ha risposto «Benvenuto, può dirmi qual è il motivo della visita?» Ascoltatori, notate che la receptionist ha usato la forma di cortesia, il lei, con la L maiuscola, che in italiano si usa per parlare con rispetto a qualcuno che non si conosce. È molto importante in contesti formali. Sì, esattamente Mia. Anche io ho usato la forma formale per tutta la telefonata. Ho risposto: ho un leggero dolore al dente del giudizio in basso a destra. Vorrei fare una visita di controllo. Molto chiaro. E lei come ha risposto? Ha detto: capisco, signor Martini. Le consiglio di venire il prima possibile. Ha disponibilità questa settimana? E io ho risposto: sì, sono abbastanza flessibile. Quando avete posti liberi? Perfetto. Ascoltatori, la frase «sono abbastanza flessibile» è molto utile quando volete dire che potete adattarvi agli orari disponibili. I receptionist la apprezzano molto. Esatto. E la receptionist mi ha dato alcune opzioni. Abbiamo un posto domani mattina alle 9:30 oppure dopodomani pomeriggio alle 15. Quale preferisce? E quindi hai dovuto scegliere. Come si risponde in questi casi? Ho detto, preferisco domani mattina se possibile. Le 9:30 va benissimo per me. Ottimo! E poi cosa è successo? Avete finito la prenotazione? Quasi! La signora ha detto, perfetto signor Martini, ho preso nota. Per favore, mi può lasciare un numero di telefono dove possiamo contattarla? Naturalmente. Spesso chiedono il numero per confermare l'appuntamento o in caso di cancellazione. Come hai risposto? Le ho dato il mio numero di cellulare e lei ha ripetuto il numero per confermare. Questo è molto utile per evitare errori. Ascoltatori, questo è un consiglio pratico importante. Quando date un numero di telefono al telefono, l'altra persona spesso lo ripete per verificare. Ascoltate attentamente e confermate se è corretto. Sì, e poi la receptionist ha detto benissimo, l'aspettiamo domani, martedì, alle 9:30. Ha bisogno dell'indirizzo dello studio? Ah, molto gentile. Hai chiesto l'indirizzo? Sì, ho detto, sì, grazie mille.
E lei ha risposto: siamo in via Roma, numero 14, al secondo piano. C'è anche un parcheggio gratuito qui vicino. Poi ho detto: grazie mille, a domani mattina. E lei: prego, signor Martini, buona giornata. Che bella telefonata, Lucas. Mi sembra che sia andata molto bene. E la visita? Sei andato? Come l'è andata? Aspetta! Prima di raccontare la visita, voglio fare una piccola pausa per i nostri ascoltatori. Ascoltatori, avete capito la telefonata? Vi sembra difficile o abbastanza chiara? Buona idea, Lucas. E vogliamo chiedervi, avete mai dovuto chiamare un dentista o un medico in italiano? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Scrivete se preferite fare appuntamenti per telefono o di persona. In italiano si dice: preferisco telefonare oppure preferisco andare di persona. Fateci sapere la vostra preferenza nei commenti e adesso continuiamo con la storia. Sono arrivato allo studio con 5 minuti di anticipo. Ottima abitudine. Cosa hai fatto quando sei entrato? Ho detto alla receptionist: buongiorno, sono Lucas Martini, ho un appuntamento alle 9:30. Lei ha risposto: buongiorno, sì, l'aspettavamo. Può compilare questo modulo con i suoi dati, per favore? È la sua prima visita. Ah, il modulo. Questo è normale nelle prime visite. Quali informazioni chiedono di solito? Di solito chiedono nome e cognome, data di nascita, numero di telefono e alcune domande sulla salute. Ha allergie? Oppure prende farmaci regolarmente? È importante saperlo prima di andare. Assolutissimamente. Ascoltatori, se andate da un dentista in Italia per la prima volta, preparatevi a compilare un modulo simile. È normale e necessario. Esattamente. Ho compilato il modulo e ho aspettato una decina di minuti in sala d'aspetto. Poi una voce ha chiamato: signor Martini, prego. Sono entrato e il dentista si è presentato. Buongiorno, sono il dottor Ricci. Come sta oggi? Perfetto. Il come sta con la forma di cortesia. E tu cosa hai risposto? Ho risposto: buongiorno dottore, sto abbastanza bene, grazie. Ho questo fastidio al dente del giudizio, ma speriamo non sia niente di grave. Lui ha riso e ha detto: non si preoccupi, vediamo subito. Poi mi ha fatto aprire la bocca e ha guardato con quella luce speciale che hanno i dentisti. Ah, quella luce abbagliante, la conosco bene. E cosa ha trovato? Ha detto: il dente del giudizio ha una piccola infiammazione. Non è niente di grave, ma le darò una prescrizione per un collutorio antibatterico. Se il dolore continua tra 2 settimane, torni da me. Meno male, niente di serio. E hai capito tutto quello che ti ha detto? Quasi tutto. C'era una parola che non conoscevo. Collutorio. Ho chiesto: scusi, dottore, cosa significa collutorio? E lui ha spiegato: è il liquido per sciacquarsi la bocca, il mouthwash. Ottimo esempio, Lucas. Ascoltatori, non abbiate mai paura di chiedere spiegazioni quando non capite una parola medica. È completamente normale e i professionisti sono sempre disposti ad aiutare. Assolutamente. E quando sono uscito dallo studio, la receptionist ha chiesto: com'è andata, signor Martini? Il dottor Ricci le ha dato tutte le informazioni? Ho risposto: sì, grazie mille. Il dottore mi ha detto di tornare tra 2 settimane se il dolore continua. Posso prenotare subito per precauzione? Ottima idea prenotare subito. Cosa ha detto? Ha detto: certamente. Abbiamo mercoledì alle 10 oppure venerdì alle 14. Ho scelto il mercoledì, ho prenotato e ho pagato la visita. Fine dell'avventura. Perfetto. Ascoltatori, ricordate che in Italia molti studi dentistici sono privati. È utile chiedere in anticipo. Quanto costa la visita? Oppure accettate pagamenti con carta di credito? Non tutti gli studi accettano carte. Ottima aggiunta, Mia. Allora, ricapitoliamo insieme le frasi più importanti di oggi. Sì! Frase numero 1. Vorrei prendere un appuntamento con il dentista, per favore. Questa è la frase base per iniziare. Frase numero 2. È la mia prima visita da voi. Oppure sono già vostro paziente. Per specificare se siete nuovi o pazienti abituali. Frase numero 3. Ho un dolore a, per esempio, ho un dolore al dente oppure ho un dolore alla mascella. Frase numero 4. Sono disponibile, seguito dal giorno e dall'orario, o semplicemente sono abbastanza flessibile. Frase numero 5. Scusi, può ripetere più lentamente per favore? Utilissima quando non capite qualcosa. E frase numero 6. Quanto costa la visita?
per le domande pratiche sul pagamento. Queste 6 frasi vi permetteranno di gestire la maggior parte delle situazioni. E vogliamo sentire da voi, ascoltatori. Avete mai avuto una situazione divertente o difficile? Quando avete cercato di comunicare in italiano con un medico o un dentista? Raccontateci nei commenti. Sì, ogni storia è utile per imparare e se avete domande su come si dicono certe cose in italiano, scrivetele qui sotto, risponderemo a tutte. Prima di salutarci, Lucas, c'è qualcosa di importante che vuoi dire ai nostri ascoltatori? Sì, non abbiate paura di fare errori quando parlate italiano in queste situazioni. I medici e i dentisti in Italia sono abituati a pazienti stranieri e sono molto pazienti e comprensivi. L'importante è comunicare, non essere perfetti. Bellissimo messaggio. E aggiungerei, la pratica rende perfetti. Più telefonate fate in italiano, più diventa naturale. All'inizio sembra difficile, ma poi diventa automatico. Fidatevi. Esattamente, anche se fate qualche errore grammaticale, i madrelingua capiscono benissimo. Non fermatevi mai per paura. Bene, ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Wow Podcast Italian. Spero che la storia di Lucas vi abbia insegnato tante cose utili su come prendere un appuntamento in italiano. Grazie mille per aver ascoltato. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. E non dimenticate di lasciare i vostri commenti. Ci fa molto piacere leggere le vostre esperienze e rispondere alle vostre domande. Siamo qui per aiutarvi ogni settimana. Alla prossima, amici! Continuate a praticare l'italiano ogni giorno, anche solo con piccole frasi. Ogni passo conta. Arrivederci a tutti e a presto su Wow Podcast. Italian, buona giornata. Buona giornata a tutti.